Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo episodio di Espresso e Beshbermak, un podcast semplice e chiaro per chi studia l'italiano. Io sono Chiara e lui è Gianluca, io Ciao, vengo da Perugia, io vengo da Gianluca. Brescia. E a proposito ragazzi, buona festa della Repubblica, oggi è il 2 giugno, una festa molto importante in Italia e possiamo dire buon inizio dell'estate Gianluca? In realtà no, perché sapete che in Italia l'estate inizia il 21 giugno. Se sapete perché, scrivetelo nei commenti e scrivete quando l'estate inizia per voi. In realtà io già a giugno sento l'inizio dell'estate, perché per me estate significa caldo, l'aumento delle temperature. Per te cosa significa estate? Allora, per me l'estate significa che tra luglio e agosto tutte le persone vanno in vacanza, vanno in ferie e non lavorano. Cosa puoi dire di questo, Chiara? La prima cosa a cui penso con la parola ferie, vacanze, sono le lunghe code, quindi la fila di macchine sulle strade, perché siccome tutte le persone in Italia vanno in vacanza tra luglio e agosto, tutte le persone prendono la macchina, vanno in strada e si formano delle lunghe code, c'è molto molto traffico. Il traffico è lunghissimo. Forse avete notato questa parola code, no? Perché in italiano possiamo dire la coda di un animale, ma si usa anche una coda di macchine. O Ok? anche questa è una coda. Se avete un'espressione simile nella vostra lingua, potete scriverlo nei commenti. Poi per me la parola estate significa Ferragosto, e cioè il 15 agosto, che per noi è un giorno di festa. E io, sbagliando, ho pensato all'oca di Ferragosto. Quando io ho sentito l'oca, non sapevo cosa dire perché non avevo mai sentito parlare dell'oca di Ferragosto. E cosa hai scoperto dopo, Chiara? Ho scoperto che mangiare l'oca il giorno di Ferragosto è un'abitudine tipica della città di Perugia, che è la mia città. Ho pensato che fosse qualcosa di tipico per l'Italia, ma in realtà con Gianluca, parlando dell'estate, prima di iniziare il podcast, abbiamo scoperto che in realtà anche per il giorno di Ferragosto esistono cibi tipici diversi da regione a regione. E questo è un ottimo argomento di cui parleremo in un altro video e vi spiegheremo le differenze culturali tra le varie regioni. Nella mia città, Brescia, non c'è un vero e proprio piatto tipico. La maggior parte delle persone mangia la carne. Sì, abbiamo visto che in generale si mangiano piatti di carne per il giorno di Ferragosto. È una cosa molto strana per me perché appunto le temperature il giorno di Ferragosto, cioè il 15 agosto, sono molto alte, fa molto caldo e l'oca è un cibo molto grasso, come la carne in generale. E per me questo è assurdo perché quando finisci di mangiare fai fatica a camminare perché l'oca è molto pesante. Tutto vero. Gianluca, come sono le temperature a Brescia in estate? Quanti Allora, gradi ci sono? È molto caldo? in città a Brescia c'è tanto cemento. Le strade fanno diventare la temperatura caldissima e si fa fatica, è difficile respirare. Ma io vengo dalle montagne dove è più fresco il clima. E da te, Chiara, com'è la temperatura? Allora, a Perugia la temperatura cambia molto tra giorno e notte, anche d'estate. Quindi durante il giorno la città è molto calda, le temperature sono elevate e la notte si possono abbassare anche di 10 gradi. Quindi puoi avere 35 gradi durante il giorno e poi 25, 26 durante la notte. Ovviamente non sempre la temperatura cambia in modo così veloce, così Mhm. drastico. Ma è graduale, no? Penso. Sì, abbastanza.
però Perugia è una città lontana dal mare, relativamente, perciò la temperatura cambia più velocemente rispetto a Roma o altre città che sono vicine al mare. Quindi Perugia è una città di montagna? Sì, è in collina, è Mhm. in Italia centrale, è nella regione dell'Umbria, quindi il cuore verde dell'Italia, così si chiama la nostra regione. Io dico che Perugia è lontana dal mare, però non sarà mai, il clima non cambia velocemente e in modo imprevisto come in Kazakistan ad Almaty, ovviamente. Quanto è lontana Almaty dal mare? Ah, bella domanda. Sinceramente non saprei quantificare in chilometri, ma abbastanza da permettere al clima, alla temperatura di cambiare molto, molto, molto velocemente. Io non riesco a immaginare questa distanza. È molto, molto, molto significativo il cambio di temperatura, però qui non ho mai visto nelle notizie la parola bollino rosso. Non ho mai visto l'avviso, per esempio in televisione, sulle notizie, di stare attenti al calore eccessivo, alla temperatura molto alta. Noi in Italia abbiamo questa parola, bollino rosso. In generale quando qualcosa è rosso significa che è pericoloso e il bollino rosso in Italia indica quelle giornate estive durante le quali la temperatura è molto elevata, fa molto caldo ed è pericoloso uscire di casa, soprattutto nelle ore, per esempio mezzogiorno, l'una, quindi nelle ore della giornata, per esempio l'ora di pranzo. Quindi i telegiornali, il governo, fa questi annunci Mhm. dove, diciamo, mette in guardia, cioè dice alle persone di stare attente e di non uscire, di bere tanta acqua. Io mi ricordo i programmi dove le persone parlavano di bere l'acqua, di stare a casa, di non stare sotto il sole, ma a Mhm. volte questi programmi erano un po' drammatici, un po', come dire, sensazionalistici, cioè aumentavano il problema. Secondo me in Italia abbiamo l'abitudine di ingrandire i problemi della vita quotidiana quando e metterli in televisione. Alla fine sì, in Italia è caldo, ovviamente non è consigliabile uscire fino alle 4 di pomeriggio, soprattutto in estate, perché il caldo, c'è molto caldo fino alle 3, alle 4 di pomeriggio e in particolare durante le code di Ferragosto, durante le code in autostrada, ecco, se si sta in macchina, se le persone aspettano in macchina, è meglio avere una bottiglia d'acqua fresca, perché in macchina la temperatura è ancora più alta, è ancora più elevata. Esatto, e parlando di code, spero che possiate vedere questa immagine delle code che sono molto tipiche nel periodo estivo e le persone stanno in coda anche 3, 4, 5 ore perché tutti vanno in vacanza nello stesso periodo. E tu cosa puoi dire di questo in Kazakistan? In Kazakistan, io sinceramente non vedo una grossa differenza tra luglio, agosto, giugno, settembre. Forse le persone vanno in vacanza ad agosto, ma i servizi, i negozi continuano ad essere aperti. In Italia invece agosto, proprio perché è il momento in cui le persone vanno in vacanza, è tutto chiuso, i negozi sono chiusi, non ci sono eventi, non ci sono le sagre. Insomma, è un periodo, noi diciamo è un periodo morto. In che senso Soprattutto morto? è un periodo morto perché non c'è movimento, non ci sono eventi, non ci sono attività da fare. Quindi in questo senso è morto, non è vivo. E a proposito di questo vi faccio vedere un'immagine tipica che potete vedere
sulle porte dei negozi, chiuso per ferie. Quindi di solito i negozi sono chiusi per ferie per un mese, un mesetto circa, che di solito è il mese di agosto. Ed è assurdo per molte persone che io ho conosciuto che in città, per esempio, i bar sono chiusi, i ristoranti sono chiusi. Ed è uno shock per molte persone che vengono in Italia. E io sarei anche curiosa di sapere, per chi è stato in Italia, se qualcuno di voi è già stato in Italia per agosto, Ferragosto, durante le ferie, che cosa avete fatto in questo mese, se lo sapevate già prima di venire in Italia, se lo avete scoperto in Italia quando eravate già arrivati e come avete reagito, perché ho già chiesto a qualche persona e ho capito che molte persone non conoscono queste nostre abitudini di chiudere, per esempio, per l'ora del pranzo, di chiudere per il mese di agosto. Chiudere significa chiudere i negozi. Ovviamente anche qua ci sono differenze regionali. Ogni regione italiana è un po' diversa. Penso che a Milano probabilmente i negozi non chiudono per molto tempo, come ad esempio a Perugia, essendo una città più grande. Tu Gianluca cosa pensi? Anche io penso che le città più famose, diciamo, come Milano, forse chiudono di meno, perché Mhm. i turisti comunque sono tanti. Però, come in Italia, io non ho mai visto all'estero. E vi ho messo l'immagine del bollino rosso per l'emergenza delle temperature. Vedete, è molto drammatico. In Italia diciamo che gli italiani sono teatrali perché esagerano tutto, ecco, questo è un esempio. Sì, sì, è vero, siamo molto teatrali, ci piace esprimere le nostre emozioni. E tu, Chiara, quando eri in Italia e faceva caldo, cosa facevi? Allora, io uscivo la mattina presto per fare un po' di sport. Molti italiani che fanno sport escono la mattina verso le 6, le 7, le 8 per i più pigri e fanno un po' di sport, camminano. A me piaceva molto andare a prendere un caffè con l'aria fresca. Poi tornavo a casa, riposavo, preparavo il pranzo e fino alle 4 stavo a casa, proprio perché con il bollino rosso, cioè con le temperature molto alte, è meglio non uscire. E in estate gli italiani escono per questo la sera, vanno a cena fuori. Ovviamente parlo soprattutto per la mia città e per la mia regione, l'Umbria, Perugia, andiamo in ristoranti e mangiamo all'aperto e la sera fino a tardi stiamo fuori, se il giorno dopo non dobbiamo lavorare. I ristoranti all'aperto sono un'ottima idea. In Italia spesso, visto che il paesaggio, magari qualche monumento architettonico vicino sono belli, è un'esperienza mangiare all'aperto. In Italia abbiamo questa espressione, mangiare con gli occhi, cioè mangiare il cibo come la carne, la pasta, ma anche mangiare con gli occhi perché le cose intorno a te sono belle. Adesso vi faccio vedere una foto, un esempio di un ristorante all'aperto che tra l'altro non è in una località di mare ma è a Milano e nella A tua Peru- città ci sono dei ristoranti lì all'aperto? sì, a Perugia c'è un ristorante che mi piace molto perché questo ristorante ha i tavoli e le sedie fuori ed è un po' nella natura e c'è anche un piccolo lago. È molto molto bello perché grazie al verde, grazie alla natura, al lago, io mi rilasso molto. Mi hai fatto venire in mente proprio a questa immagine con gli alberi che Mm. creano un'atmosfera molto bella. Anche ad Almaty, in estate i ristoranti mettono i tavoli e le sedie fuori. Questa cosa mi piace molto perché mi ricorda l'Italia in estate. Anche ad Almaty c'è questa abitudine, soprattutto nel centro della città. Quindi ti ricordano l'Italia proprio. Sì, E abbiamo parlato di molte cose che caratterizzano l'estate in Italia, delle code chilometriche, delle persone che vanno in macchina in vacanza, tutte nello stesso periodo.
di solito ad agosto. Abbiamo parlato di un famoso piatto di Perugia, la famosa oca, e poi abbiamo parlato della chiusura dei ristoranti, dei bar, dei negozi ad agosto, che è uno shock per molti turisti stranieri. Chiara, Ok. penso che possiamo salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato. E presto faremo nuove puntate del podcast. Se avete anche suggerimenti per gli argomenti che volete sentire, potete scriverlo nei commenti. Ci farebbe molto piacere e nella descrizione del video troverete un link al documento con le parole utili, le espressioni utili. Aggiungerò qualche spiegazione e metterò i sottotitoli al video, i sottotitoli in italiano, in inglese e in russo. Grazie a tutti e buona giornata e buona estate. Buona estate. Ciao! Ciao ciao.